Oggi è una ricetta super appetitosa. Allora, io sono Luca Pappagallo ed oggi vado a fare questa splendida orata al cartoccio. Bella, eh? Molto bella. Allora, cominciamo. La prima cosa da fare è quella di nettare, pulire il pesce. Allora, già è stato squamato, abbiamo tolto tutto l'interiore, leviamo anche le pinne. Operazione che non è assolutamente obbligatoria, però secondo me è meglio. Ecco fatto. Allora, ora nel frattempo lo tengo un attimo da una parte. Pomodori. Scegliete la varietà e la qualità del pomodoro che preferite. In questo caso sono dei piccadilli, ma scegliete voi. E le taglio così a fette. Pomodori pronti. Io praticamente ho quasi terminato. No, in realtà no. Ho fatto un errore, l'aglio. Allora, l'aglio lo potete mettere o non mettere. Il mio consiglio è di metterlo, ma proprio se lo detestate non mettetelo, però è un sapore troppo importante. Una parte di due agli, due spicchi d'aglio li metterò all'interno della pancia, un altro spicchio d'aglio lo metterò insieme a tutto il resto. Allora, ora vado a preparare il cartoccio vero e proprio. La base la faccio con la carta argentata. Sembra tutto molto complicato, però in realtà sto cercando di fare in modo tale che poi dopo non si debba aprire o ci siano difficoltà per chiuderlo. Allora, come ho detto, la base la faccio con la carta argentata e poi la carta forno, dove metterò poi alla fine il pesce. Cominciamo a montare il tutto, perché qui si tratta di, alla fine, una sorta di montaggio. Metto un pochino d'olio sul fondo, un pochino di pomodorini, le olive sono miste, sono di 3 varietà differenti, l'ho mischiate. In realtà ho detto una bugia, sono 2 varietà e sono tutte e 2 varietà greche. Un po' di capperi, lo spicchio d'aglio che divido a metà, sale e sopra metto l'orata, così. Come ho detto, nella pancia vado a mettere gli altri 2 spicchi, ci metto un po' di sale e continuo con gli altri ingredienti. Pomodori e altre olive. Poi se un'oliva vi rimane in mano la dovete mangiare, assolutamente. Olio, sale e ora chiudete il cartoccio. Cercate di chiudere, se è possibile, lasciando dello spazio all'interno, quindi che ci sia un pochino d'aria all'interno. Poi, una volta chiuso il cartoccio, andate a coprire con la carta argentata, quindi un'ulteriore protezione. C'è l'orata che è più grande, quasi più grande della teglia, infatti la coda sta leggermente in su. Non è bellissima come in carta, qui si può fare anche molto più bella, si può fare solo con la carta forno, legandolo, facendo tutti i ricci, però questo qui non è bello ma estremamente efficace, sicuramente qui vi viene perfetto. Allora, andiamo in forno, la cuociamo a 200 gradi, forno statico, almeno 35 minuti, 35 se non 40 minuti, considerate che questa qui è un'orata di quasi 1 chilo, quindi ci vediamo fra un po'. A dopo? Io vi sfido a fare un cartoccio più brutto del mio, perché è veramente difficile. Ora lo stavo riguardando, è una massa informe, però
L'importante è quello che c'è dentro, quindi andiamo a vedere. Fate attenzione a bruciarvi, ovviamente. L'integrità del pesce è perfetta. Scusatemi, ma però mi è venuta una voglia improvvisa. Buone. Hanno preso il sapore di capperi, di olive. Ora si assaggia, perché a vederla così dice veramente pochino, anche se a me mi fa venire parecchia fame. La parte più buona in assoluto è tutto il sughettino che si è formato in basso, è assolutamente una cosa deliziosa, il profumo è incredibile. Si assaggia? Eh sì, direi di sì. Pomodorino, orata. Mamma quanto è buona, è buonissima. Questo sistema di cottura alla fine preserva l'umidità del pesce, quindi farlo arrosto è sempre un po' più difficile, il rischio che si possa seccare troppo. In questo modo rimane umidissima con questo sughetto che poi è davvero la fine del mondo. Mi piace proprio, ma proprio tanto, eh. Ciao, alla prossima. Mamma mia, buonissimo.